amici e amiche del segno del leone, benvenuti, io sono Angela e questo è Exota Recorder. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 13 al 19 luglio. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con questa torre, spesso può indicare una fase di chiusura, di isolamento, anche di pesantezza e di stanchezza. Può essere il momento giusto proprio per o riposarci o anche per prepararci, attenzionare alcune cose. Siccome diciamo, può avere anche a che fare con l'autorità o con persone che magari sono molto importanti nella nostra vita, allora forse sono queste che dobbiamo valutare e attenzionare, perché alcune di queste possono portare un po' di stress e un po' di tensione. Troviamo questi topolini, indicano magari alcune preoccupazioni, forse c'è mancanza sia di impegno sia di energie. Io dico motivazioni in senso lato perché questo può riflettersi un po' in tutto, e cioè nelle relazioni, nel lavoro, dei fastidi, magari causati da qualcuno nello specifico. Ovviamente quando salta fuori consiglio sempre di fare attenzione a tutte quelle cose che abbiamo trascurato, messo da parte, oppure anche alle cose che tentiamo di proteggere, perché magari purtroppo ci sono quelle persone, ci sono quelle situazioni che rubano la nostra energia, il nostro tempo e allora quindi dobbiamo proteggerci al meglio. Magari in alcune circostanze forse è meglio chiudere e lasciare andare, metterci una bella croce sopra, visto che abbiamo proprio la carta della croce, e cercare di porre fine a un qualcosa, oppure capire che magari abbiamo bisogno di fare un ultimo sforzo, di impegnarci maggiormente per ottenere dei risultati e forse è anche il caso di liberarci di qualcosa che ci dà fastidio, insomma ci provoca solo stress e tensione. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, troviamo anche un po' quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single e relazioni più importanti. Quindi vediamo, partiamo con questa viola. Sono queste carte che riflettono un po' quello che abbiamo già visto, possibili tensioni, stress, magari dei conflitti, possono essere generati anche da questioni strettamente personali, o qualcosa che state vivendo che per voi è molto, molto, molto stressante e quindi automaticamente si va a riflettere, nella coppia stessa, con alcuni atteggiamenti, con alcune trascuratezze, con alcune cose che forse diciamo, non funzionano proprio benissimo. Potrebbe essere semplicemente una fase di passaggio e sapere che, come abbiamo visto dalle energie principali, probabilmente magari c'è un impegno, un qualcosa a livello lavorativo o situazioni molto importanti per voi di casa, famiglia, che devono essere attenzionate al massimo delle vostre forze, delle vostre energie e magari siete anche un po' stretti con i tempi e allora quindi è normale che ci siano delle possibili tensioni o altrimenti delle divergenze su alcune idee, quindi contrasti in senso generico. Per i single questo può riferirsi anche, non solo coppia,
ma un'amicizia o qualcuno in famiglia. E per i single, nello specifico loro indicano una fase di passaggio, quindi o di conclusione, di liberazione da situazioni precedenti, e quindi è normale che ci sia un po' di tensione, non dico di rabbia, di frustrazione, ci sta insomma perfettamente in una fase di passaggio, ma potrebbe essere proprio il momento giusto per liberarsi o vivere ancora adesso alcune situazioni stressanti, e allora quindi non vi permettono di gestire proprio le vostre emozioni, ecco perché c'è tensione e stress. Magari alcune diciamo carte possono fare anche riferimento a questo passaggio, e quindi massima concentrazione, questo perché è quello che vi permetterà di liberarvi e di procedere in questo ambito in un modo molto più tranquillo, molto più sereno per il futuro. Per quanto riguarda adesso le questioni più pratiche del lavoro e delle finanze, vediamo che cosa vogliono dirvi le nostre sibille. Troviamo la carta del bambino. È vero che può fare riferimento ai nuovi inizi, però magari l'energia è quella, il desiderio di iniziare qualcosa di nuovo, di sentirsi un po' più liberi, un po' più spensierati. Abbiamo visto che è un po' difficile in questa settimana, e infatti non a caso possono proprio riflettersi queste carte. Abbiamo proprio la morte, la croce, la casa che riguarda proprio situazioni tanto tanto importanti. La casa non è solo effettivamente la nostra abitazione, la casa può essere anche il nostro stesso lavoro, può essere una dinamica lavorativa, c'è chi lavora anche in casa effettivamente, quindi in qualsiasi circostanza loro vi stanno dicendo di non mettere il carro davanti ai buoi, nel senso è vero sì di concentrarsi in questa settimana principalmente di chiudere alcune situazioni importanti, perché è proprio da questo che può essere favorito il nuovo inizio. Magari incominciare a pensare o sfruttare questa energia per dare una nuova spinta, anzi maggior spinta a qualsiasi situazione volete concludere e risolvere, perché si può trattare anche di alcune problematiche. Questo lo potete capire voi e quindi gestire al meglio. Quindi forza, coraggio e determinazione, non lasciatevi sovrastare da alcune emozioni e dallo stress, perché veramente potete concludere e liberarvi di alcune cose abbastanza ingombranti o che sono state veramente difficili ed estenuanti per voi in questo periodo. E questo vale anche per chi è alla ricerca di lavoro. Magari può esserci già un nuovo inizio, l'aumento diciamo di qualcosa, un miglioramento, però c'è o da fare una modifica o al momento di concentrarsi su qualcosa che è prioritario per voi prima di ripartire con l'energia giusta e anche l'entusiasmo. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!